Un documento della CIA rivela il piano degli anni 50 per gestire gli avvistamenti UFO e la percezione pubblica. Un documento degli archivi nazionali australiani rivela che la Central Intelligence Agency, CIA, si stava preparando attivamente per una potenziale invasione aliena durante un'ondata di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, UFO, nell'estate 1952, collaborando con l'aeronautica militare statunitense per gestire la percezione pubblica e condurre indagini segrete. Il progetto Blue Book, lanciato ufficialmente nel 1952 per indagare sui rapporti UFO per la sicurezza nazionale, fu utilizzato anche dalla CIA per creare una ridicolosa facciata attorno agli avvistamenti UFO. Ciò comportava l'attribuzione degli avvistamenti a fenomeni naturali e l'uso di mezzi di informazione per ridurre l'interesse e la preoccupazione del pubblico. Nonostante la facciata pubblica, la CIA e l'aeronautica militare statunitense continuarono le indagini segrete collaborando con l'Australia e sviluppando velivoli avanzati che imitavano le prestazioni degli UFO, inclusa una potenziale tecnologia antigravità. Nel 1953 la CIA fece sembrare che l'indagine fosse abbandonata, ma continuò a studiare i casi in segreto. Il progetto fu ridotto ad un piccolo team top secret e i potenziali formatori furono minacciati di gravi sanzioni legali per mantenere la segretezza. La CIA utilizzò finanziamenti governativi per supportare la raccolta di dati sugli UFO e progetti come il Canadian Avrocar, il velivolo VTOL progettato per assomigliare a un disco volante. Nel 1957 il progetto Blue Book aveva analizzato migliaia di segnalazioni, con solo una piccola percentuale rimasta non identificata, il che suggerisce tecnologia avanzata o origini extraterrestri. Un documento recentemente rimesso dagli archivi nazionali dell'Australia suggerisce che la Central Intelligence Agency, CIA, si stava preparando attivamente per una potenziale invasione aliena durante un'ondata di avvistamenti inspiegabili nell'estate del 1952. Il documento, intitolato Intelligence Scientifica Generale, oggetti volanti non identificati, descrive in dettaglio come la CIA, in collaborazione con l'aeronautica militare statunitense, ha gestito la percezione pubblica e condotto indagini segrete su questi avvistamenti, molti dei quali erano concentrati a Washington, distretto della Columbia. Il documento condiviso su X dall'utente Disclosure Party evidenzia un periodo di intensa attività UFO e le misure adottate dal governo statunitense per controllare la narrazione. Nell'estate del 1952 gli avvistamenti inspiegabili erano più di 20 volte superiori al normale, portando alcuni membri dell'aeronautica militare a ipotizzare che si trattasse di astronavi interplanetarie in procinto di stabilire un contatto più ravvicinato. Questa speculazione spinse la CIA a intervenire utilizzando il progetto Blue Book come mezzo per gestire la situazione e ridurre l'allarme pubblico. Project Blue Book, uno strumento per la smentita pubblica. Il progetto Blue Book, che durò dal 1952 al 1969, fu ufficialmente incaricato di indagare sui resoconti di fenomeni aerei per determinare se rappresentassero una minaccia per la sicurezza nazionale. Tuttavia, il documento rivela che la CIA utilizzò il progetto per preparare il pubblico alla possibilità di contatto, pubblicando 41 resoconti precedentemente classificati tra agosto 1952 e febbraio 1953. Questi resoconti facevano parte di una strategia più ampia per costruire una facciata di ridicolo attorno agli avvistamenti UFO, riducendo così l'interesse e la preoccupazione del pubblico. L'approccio della CIA prevedeva di attribuire la maggior parte degli avvistamenti a fenomeni naturali erroneamente identificati come palloni meteorologici, luci di aerei o condizioni atmosferiche. Per diffondere queste informazioni, l'agenzia fece leva su programmi TV, giornali e prese persino in considerazione la possibilità di collaborare con la Walt Disney Corporation. L'obiettivo era ridurre l'attuale creduloneria del pubblico e la sua suscettibilità a una propaganda ostile e intelligente, come affermato nel documento. Indagini segrete e collaborazione militare. Nonostante la facciata pubblica, la CIA e l'aeronautica militare statunitense continuarono le loro indagini in segreto. Il documento indica che gli Stati Uniti e l'Australia collaborarono per indagare su strani avvistamenti e la CIA utilizzò i risultati per sviluppare velivoli avanzati in grado di imitare le prestazioni degli UFO, inclusa la tecnologia antigravità. Le prime analisi dei rapporti sugli UFO da parte dell'intelligence dell'USAF, l'Air Force degli Stati Uniti, suggerivano che il fenomeno aveva caratteristiche di volo così avanzate che si poteva considerare solo un'origine extraterrestre. Nel febbraio 1953 la CIA fece sembrare che l'indagine fosse stata abbandonata, consentendo all'agenzia di studiare i casi in segreto. Il team del progetto Blue Book fu gradualmente ridotto a un nucleo di 10 persone qualificate, che operavano a livello top secret e alla fine a un solo ufficiale, sergente, segretario e consulente part-time.
Per mantenere la segretezza, la CIA ha minacciato i potenziali informatori con una pena fino a 10 anni di carcere e una multa di 10.000 sterline, che è stata poi aumentata a 20 anni di carcere e una multa di 10.000 sterline ai sensi dell'Espionage Act. Il documento rivela anche che la CIA ha utilizzato finanziamenti governativi per continuare la raccolta di dati sugli UFO e finanziare altri progetti come il disco volante canadese Avro. L'Avrocar, un cacciabombardiere supersonico a decollo e atterraggio verticale, VTOL, è stato inizialmente finanziato dal governo canadese, ma è stato rilevato dall'esercito e dall'aeronautica degli Stati Uniti nel 1958, quando il governo canadese ha ritirato il sostegno a causa dei costi. La CIA ha progettato l'Avrocar in modo che sembrasse un disco volante, confondendo ulteriormente i confini tra tecnologia militare e fenomeni UFO. Nel 1957 il progetto Blue Book aveva analizzato migliaia di segnalazioni e ha affermato che solo 14 avvistamenti su 1006 erano rimasti non identificati. Il documento afferma che i consulenti hanno testato statisticamente la popolazione di oggetti sconosciuti e hanno scoperto che la probabilità che questi fossero simili a oggetti identificati era inferiore a 1 su 10.000 trilioni a 1. Il documento riemerso offre uno sguardo affascinante sugli sforzi del governo degli Stati Uniti per gestire la percezione pubblica e condurre indagini segrete sugli avvistamenti di UFO durante gli anni 50. La strategia della CIA di utilizzare il progetto Blue Book per smentire gli UFO, mentre indagava segretamente su fenomeni aerei avanzati, sottolinea la natura complessa e spesso contraddittoria delle operazioni di intelligence governative. Da naturalnews.com, 13 febbraio 2025. Nota del traduttore: ancora continuate a credere che esistono gli UFO?